Sì! Finisce qua! Finisce qua! Contro tutto e contro tutti! Passa l'Inter! Vince l'Inter! Roma 0, Inter 1. Che sofferenza! Che vittoria pesantissima! La decide un gol di Lautaro Martinez. L'Inter fa 1-0, una vittoria pesantissima da strappare con i denti in una partita che rischiava di sporcarsi, che rischiava di innervosirsi, perché in un weekend in cui abbiamo visto tutte le nostre rivali soffrire e vincere con degli aiutini o comunque degli errori gravi che le hanno favorite, l'Inter ha un errore arbitrale gravissimo che la sfavorisce, perché la Roma doveva essere in 10 uomini dalla metà del primo tempo per l'espulsione di Cristante, che non è arrivata, con Thuram che si stava imbolando in porta, non è arrivata, e allora abbiamo dovuto strappare questa vittoria con i denti, con un gol al 60° di Lautaro Martinez. Un Lautaro che nel primo tempo ho letto tantissimi commenti in diretta contro Lautaro, ma che aveva già creato una buona occasione proprio per Thuram, si stava facendo vedere col lavoro sporco, e lì fa una giocata da grande centravanti, molto intelligente nell'aspettare quel pallone che poi scarica in porta, favorito anche da una deviazione, ma la mette dentro ed è quello che conta. Un Inter sfortunata anche con gli infortuni, visto che nel primo tempo la gara è clamorosamente condizionata non solo dall'errore arbitrale, ma anche dai 2 infortuni. Prima di Çalhanoğlu, che già dal 7° minuto cominciava a zoppicare, e nel momento in cui già ti mancano Zielinski e ti manca Aslani, viene a perdere anche Çalhanoğlu, il centrocampo inevitabilmente ne risente, con Barella che rientra dall'infortunio e alla prima partita deve essere spostato a fare il regista lì davanti alla difesa, e poi perdiamo anche Acerbi, sempre nel primo tempo, quindi ti condiziona tutto il piano gara contro una Roma che contro di noi era chiamata a fare una grande prestazione perché in difficoltà. Riusciamo comunque a portare a casa una grande vittoria nonostante questo. Simo, è una vittoria che alla luce di tutto quello che è successo in questo weekend pesa davvero tantissimo. Sì, è una vittoria straordinaria, pesantissima, sia per quello che è successo nel weekend, ma anche per come si stava mettendo questa partita, che onestamente dopo il primo tempo faceva proprio presagire, oltre che una ripresa di grande sofferenza, ma una beffa in qualche modo. Invece questa è proprio una vittoria da... Ripeto sempre, non mi piace fare questi paragoni, ma è proprio una vittoria da Inter dell'anno scorso. Non perché sia stata una partita spumeggiante, però portarla a casa in questa maniera non è banale. Certo, non avevamo davanti il Manchester City, perché oggettivamente la Roma ha tanti problemi, però per come si stava mettendo, ribadisco, poteva veramente essere problematica per un Inter che quest'anno appunto appare un po' meno solida. Però è stata una vittoria anche da squadra, cioè al di là poi di Lautaro che fa gol, devo dire che ho visto proprio la squadra giocare appunto da squadra, ognuno ha provato a correre quel metro in più per aiutare il compagno, che era forse una delle cose che sono mancate in queste prime partite di stagione. Qualche singolo spicca, però ripeto, oggi sono molto contento proprio del gruppo che ha capito evidentemente il momento e l'importanza di ottenere una vittoria come questa. Ecco Simo, mi hai dato uno spunto, perché l'Inter chiude col clean sheet, questa è una notizia, soprattutto fuori casa, dove quest'anno abbiamo avuto grosse difficoltà a Genoa, Monza e non solo. Lo fa come va in vantaggio e poi questa volta, soprattutto nel secondo tempo, comunque si chiude, perché abbiamo chiuso con un 5-4-1 difensivo a protezione dell'area di rigore, e qua Simo io ci vedo una lezione rispetto alla prima parte di stagione. Mi viene in mente un po' il derby, dove dicevamo quando vedi che non puoi vincerla, cerca almeno di pareggiarla. Questa volta abbiamo rischiato tanto, però la squadra era stanca e quindi hai deciso di chiuderti, per cui lo capisco quell'atteggiamento lì, ma soprattutto è una partita in cui hai deciso di chiuderti. Ho letto nei commenti tantissime difficoltà, ma la vinci con dall'altra parte migliore in campo il portiere avversario, ma migliore in campo di gran lunga. Per cui io ci vedo, tolto la tensione del live, tante note positive in una partita dove le note negative sono legate agli infortuni e non a quello che si è visto in campo, secondo me. Ma guarda, concordo al 100%, anche perché, come dicevo già nell'intervallo, io faccio fatica onestamente a criticare con grande precisione e anche cattiveria per certi versi una partita che appunto ha un primo tempo come questo, in cui perde all'improvviso 2 giocatori, tra l'altro 2 cardini della dorsale centrale, Acerbi e soprattutto Çalhanoğlu, devo dire. Quindi butti via 2 cambi che
ti servono alla fine, sia per gestire una partita che potrebbe doverti richiedere cambi offensivi, sia perché ti richiede cambi difensivi, e devi cambiare anche il piano tattico, perché il cambio di Çalhanoğlu soprattutto non è un cambio ruolo per ruolo, ma è un cambio in cui ti sei costretto a spostare una mezzala, a fare il regista forzato, perché Barella non lo è di fatto, e a mettere un'altra mezzala. Quindi, e in più in tutto questo primo tempo hai anche l'episodio dell'espulsione non data a Cristante, che in qualche modo ti cambiava la partita, e invece non ti viene data, e anche qui ancora non abbiamo capito perché. Quindi ok, si poteva fare sicuramente meglio, però queste sono attenuanti che secondo me vanno citate. Poi l'impressione che ho avuto io da fuori, vedremo se lo dirà Inzaghi, è che comunque oggi fosse una partita difficile anche proprio per il tipo di rientro dei nazionali. Cioè comunque sì. Lautaro, gara molto dispendiosa, oltre al gol poi esce, gli mettono il ghiaccio sul flessore. Taremi non entra sia per il tipo di lavoro che è stato chiesto a Correa, ma anche perché rientrava con qualche piccolo acciacco. Çalhanoğlu, adesso vedremo, però forse non è un caso che si faccia male subito. Quindi la prima gara di rientro dalla sosta non è mai una partita facile, e non lo è di base andando a Roma contro la Roma. Quindi oggi, poi ecco, quando tu prendi una decisione come questa, di fare 20 minuti 5-4-1, sai perfettamente che se la porti a casa, tutto liscio. Se pigli l'1-1, anche se è un rimpallo casuale, ti criticano. E un po' diciamo, lo accetti. E per fortuna che è andata bene, ecco, da questo punto di vista. Assolutamente. Certo, leggo in chat Pietro dice qualcosa non quadra, troppi contropiedi non concretizzati, però ricordo che è una cosa che criticavamo anche l'anno scorso in realtà. Non mi cioè, il fatto che l'Inter non concretizzi tutto quello che produce mi sembra un ritornello che sentiamo e ascoltiamo più e più volte. Parlando anche dei singoli, Simo, e poi leggo tutte le super chat perché ci sono tanti commenti molto interessanti. Oggi è stata una partita, e sono d'accordissimo con te sul fatto che sia stata condizionata dal rientro dei nazionali, perché non ho visto il miglior Di Marco, non mi ha molto convinto, sinceramente. Bastoni poi ha avuto la necessità di essere sostituito ad un certo punto della partita, e diversi mi sono sembrati, ecco, non proprio ai loro livelli. Al contrario, ho visto un Pavard in grande crescita nel secondo tempo, alla lunga, che è stato anche decisivo in alcune uscite molto importanti. De Vrij, comunque è entrato in un momento difficile, ha tenuto bene. Barella per me ha fatto una buona partita, pur essendoci una differenza netta tra lui e Çalhanoğlu in quel ruolo lì, e questo lo sappiamo, va benissimo. E Thuram è meglio nel primo tempo, e poi Lautaro comunque piazza la giocata, però mi sono piaciuti tantissimo gli ingressi in campo di Frattesi e soprattutto di Denzel Dumfries. Dumfries per me ha proprio cambiato un po' l'inerzia della gara col suo modo di fare nel secondo tempo, ti ha dato respiro, ci ha messo voglia, ci ha messo tutto quello che voglio vedere nel giocatore che, come dico da settimane, deve prendersi la titolarità. Non a caso lo dicevamo nel pre-partita e anche all'intervallo, soprattutto quasi mi verrebbe da dire all'intervallo, quando ti rimaneva uno slot solo, io invocavo a gran voce il cambio di Dumfries-Darmian, perché comunque era un cambio che sapevo che in qualche modo avresti dovuto fare, e facendolo all'intervallo avresti anche evitato di doverne fare poi 3 insieme, magari a metà secondo tempo. Però è stato sicuramente quello che ha avuto l'impatto più evidente Dumfries, e sono d'accordo anche su Barella. Io farei notare in generale la prestazione di tutti quelli che sono entrati, che se ci pensi, Dumfries probabilmente il migliore per questa cosa qui. Frattesi nel primo tempo un po' in ombra, nella ripresa a metà secondo tempo fa 2 giocate consecutive in 2 minuti che ti dimostrano anche il peso che quando questo ragazzo si può accendere riesce ad avere sulla squadra. Recupera che porta il gol. Esatto, e quindi ha anche in qualche modo un peso a livello proprio concreto. De Vrij secondo me ha fatto un'altra buonissima partita, anche lui ha proseguito nella marcatura di Dobbik come ha fatto Acerbi in quei primi 20 minuti, ma non ho visto particolari svarioni. Correa non ha fatto una partita clamorosa, però anche qui è entrato, Inzaghi gli ha detto stai a fare il quinto a sinistra, perché era chiaro, anzi il quarto, perché era un 5-4-1, aiutando Di Marco che avrebbe dovuto tenere Sule magari nell'uscire su Mancini o sul braccetto per evitare che crossasse da solo, quello che proprio diciamo questo tipo di situazione non abbiamo fatto con l'Udinese a Udine, e ci ha causato il gol, il fatto di lasciare crossare da solo l'uomo in quella zona lì. Oggi con questo modulo qui, cioè, hai provato ad evitarlo e secondo me ce l'hai fatta. Ha gestito anche un paio di contropiedi, quindi ok che Correa bisogna sempre criticarlo, ma oggi il suo 6 se lo prende senza problemi, e quindi cioè, comunque l'impatto è stato buono da parte di tutti, e
E secondo me questo vuol dire anche, appunto, come dicevo, gioco di squadra, consapevolezza del momento, ci aiutiamo e la portiamo a casa. Poi è chiaro che la decide Lautaro con quel tiro e Frattesi con quella palla recuperata, però è una vittoria di squadra ed era quello che serviva, secondo me. Super d'accordo, super d'accordo. Poi nell'analisi tattica che porteremo domani aggiungeremo dei dettagli anche su alcune scelte che sono state fatte, come quella di schierare ancora una volta Bissac terzo a sinistra, dove lui stesso ha detto essere il suo ruolo, quindi molto interessante, ne parleremo. Anche Mkhitaryan giustamente sottolineano in chat, molto importante l'equilibrio che ha dato Mkhitaryan. Dall'altro lato leggevo un commento, sono d'accordo, nei minuti finali in live alcune gestioni in ripartenza di Barella su alcune giocate non mi hanno molto convinto. Però nel finale secondo me siamo arrivati tutti un po' con poco ossigeno e inevitabilmente ti manca un pochino di lucidità in quelle giocate lì. Leggo alcuni commenti. Grazie EC che ci sostiene sempre dopo ogni partita, lo ringraziamo davvero di cuore. Vittoria pesante senza aiutini e forza Inter. Ecco, senza aiutini sottolineiamolo, anzi. Con ostacoli più che senza aiutini. Grazie EC davvero. Emanuele, sono d'accordo, il dato principale è la rete inviolata. Prima della partita parlavamo dell'importanza di tornare a non subire in una partita che assume maggiore importanza, Simo, alla luce anche del fatto che arriva all'inizio di un ciclo di gare pesanti. Quindi partire con una vittoria così ti dà anche tanto morale sicuramente. Michael Marioli, grazie Michael, grazie davvero. La questione curva sta incidendo sul gioco? Io Simo ti dico un po' sì in realtà. Secondo me più che altro a livello di qualche singolo che potrebbe non essere del tutto sereno in qualche cosa, secondo me in piccola parte sì. E quando incide su un singolo comunque, trattandosi anche di giocatori importanti, qualcosina può esserci. Detto che l'Inter al momento si dichiara tranquilla e ribadiamo ecco, che non sono indagati in questo momento. Franco Marelli, grazie Franco, vittoria meritata, Lautaro sempre affidabile, bene Dumfries, incoraggiante Bissac, clean sheet a Manchester e a Roma, ora espugniamo Berna, sperando che non sia un'impresa così clamorosa da dover fare, in teoria sulla carta è una partita alla nostra portata. Barella si è dovuto mettere un ruolo che non fa, ma comunque reso abbastanza bene, senza di lui eravamo senza regista, dice Christian. Barella stoico, ciao Cervi come stanno? Idea sugli infortuni. In diretta dall'Inter ci hanno scritto semplicemente che si tratta di una contrattura, vi rilego il messaggio che mi hanno mandato, contrattura all'adduttore della coscia sinistra per Ciala e contrattura ai flessori della coscia sinistra per Acerbi. Entrambi saranno rivalutati domani e quindi domani ne sapremo di più. Però essendo problemini muscolari, secondo me ci sarà anche molta prudenza nel rivederli. Simo, partita veramente importante, risultato importante, sottolineo, sottoscrivo il tuo concetto di gruppo e di squadra e ci vedo tante cose buone, ecco. Sì, hai detto bene anche il fatto che appunto essendo la prima di un grande ciclo ha quell'1% di importanza in più, perché poi si facevano i calcoli anche un po' giocando nelle prepartita, ma cominciare così ti dà poi quella botta di adrenalina e di fiducia anche per le prossime partite. Non dimentichiamo che fra 7 giorni c'è la Juve. E quindi, cioè, adesso, ok, lo Young Boys, per carità, Champions League, però poi c'è la Juventus. Io, se vuoi, l'ora chiuderei un attimo anche sul discorso arbitrale, giusto per ribadirlo anche nella clip, perché ne abbiamo parlato anche tanto, forse fin troppo, praticamente da quando è arrivato l'episodio fino all'intervallo. Scusate, siamo stati un po' pesanti, però secondo me era doveroso, perché va bene, io personalmente, chi ci segue lo sa, cerco sempre di non essere troppo cattivo nel giudizio sugli episodi arbitrali, anche sugli errori, ma quello che proprio non mi va giù sono quegli errori che sono proprio evidenti, cioè tu non basta avere degli occhi che funzionino anche senza essere un arbitro, sapere un minimo il regolamento per vedere le cose, cioè determinati episodi. E non è tollerabile che l'arbitro, che comunque ho rivisto anche i replay, aveva una visuale bella pulita, bella chiara, e il varista non si siano resi conto che Cristante fa un fallo nettissimo, qui c'è l'immagine per chi ci segue in video, su Thuram che porta ad un fallo dal limite dell'area e un cartellino rosso. Minuto 30. Si tratta di un'ora di partita davanti con la superiorità numerica. E io non capisco, cioè è veramente completamente inaccettabile che qui non venga né dato il cartellino, ma non venga dato neanche il fallo.
in una giornata, come dicevamo proprio in cronaca, in cui Reinders viene espulso per Doxo, Romagnoli viene espulso per Doxo, ci sono episodi dubbi di qua e di là. Secondo me questi sono proprio, rientrano nella casistica di quegli episodi, di quegli errori totalmente inaccettabili, e a scanso di equivoci l'ho detto a lungo anche l'anno scorso, per esempio del famoso contatto Bastoni-Duda in Inter Verona o di Bissek in Genoa Inter, perché se non fai questi distinguo dicono che sei tifoso, ma da questo punto di vista io parlo anche di quelle a favore dell'Inter, non c'è problema. Non c'è problema, e non sono d'accordo con chi dice vittimismo. C'è stato un errore, va sottolineato. Così come cioè c'è gente che se un giocatore dell'Inter sbaglia un passaggio lo massacra, io sarei molto più tutelante nei confronti di un mio giocatore piuttosto che nei confronti di chi dovrebbe essere colui che dirige e non colui che crea caos. E questa partita è stata arbitrata oggettivamente molto molto male dall'arbitro Massa. Il messaggio finale è: occhio Antonio, che ci siamo anche noi, Napoli 19, Inter 17, Juventus 16. La prossima settimana la sfida contro la Juventus a San Siro. Occhio Conte, perché le partite sporche le sappiamo vincere anche noi. Simo, chiudo qua. Sì, siamo lì. Vi ricordo di iscrivervi al canale, mi raccomando, così non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti, sempre qui su passioninter.club, poi la nostra community con interisti da tutto il mondo.